con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Ben ritrovati cari amici di Radio Centro Web, questo è Smart & Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame, che poi senza fare la fame, io ho sempre fame, quindi senza fare la fame si fa presto a dirlo. Ciao Piero, buongiorno. In questo mercoledì 26 marzo, ultima puntata, perché la prossima siamo già a aprile, caro. Siamo già a aprile, davvero. E ci stiamo avvicinando anche alla Pasqua, tra le altre cose, per cui insomma. Sì, c'è un mesetto alla Pasqua, 11ª puntata, e ricordiamo che le puntate passate, perché ora noi siamo alla 11ª, quindi ne abbiamo già 10 alle spalle, e se volete riascoltarci o ascoltare più o meno quello che è questo format iniziato 11 settimane fa per puro caso, una proposta durante un pranzo, giusto per non stare a parlare di cibo. Vedi, mangiare c'entra sempre. Iniziato 11 settimane fa. Ragazzi, 11 mesi arriveremo anche a quello, sì, dai. Ci arriveremo 11 mesi. Intanto sono 11 settimane. Andate sul sito internet, su www.radiocentroweb.it, nella sezione podcast ci trovate Smart & Healthy, oppure andate su Spotify e lo trovate Smart & Healthy. Anzi, andate là su Spotify, dovete cercare Radio Centro Web Podcast, e all'interno di tutti i programmi che ci sono ci trovate anche le nostre puntate dove parliamo della differenza, cioè vorremmo parlare, sì, vabbè, Piero sogghigna per chi ci vede in video, perché questo format è audio su Spotify ma è video su YouTube, sul canale di Radio Centro Web, che trovate sempre sul sito prima citato, e quindi insomma ci potete anche vedere. Lui sogghigna ora, ma cerchiamo di vorremmo parlare della differenza tra Stati Uniti, perché lui abita negli Stati Uniti e io in Italia, e le differenze tra Italia, Stati Uniti, Europa e Stati Uniti, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, l'Italia è meno, no, forse uno o due stati magari, no, neanche hanno la dimensione dell'Italia, non credo. Bisognerebbe no, qualcosa che abbia la dimensione dell'Italia effettivamente c'è. Ci sono degli stati piccolini, ci potrebbe anche stare. Diciamo che però sono quantomeno 3-4 volte l'Italia, se non di più. Sì, vabbè. Come estensione. Come estensione, sì, anche lo stesso North Carolina dove vivo è comunque più grosso dell'Italia. Suo. Sì, basta poco. Basta poco essere più grande dell'Italia. E ora, appena siamo in pausa, spengo questa luce dietro di me, perché mi fa un certo effetto. Ti fa un'aura quasi da santo. Esatto. Ora però. Allora, intanto noi abbiamo il format vorrebbe parlare di cibo. Settimana scorsa abbiamo parlato effettivamente di bere, perché i dazi sull'alcol sono leggermente aumentati, leggermente. Giusto quelle due righe, ma proprio sì, poco. Però abbiamo scoperto un paio di giorni fa che i paesi del nord Europa stanno boicottando più o meno gli Stati Uniti. Vabbè. Sì. E tra le altre cose, visto che ci appropriamo anche al periodo di vacanza, infatti il Pasqua poi fondamentalmente voleva essere parte dell'argomento odierno, sì, che poi visto che ci...
No, se mi permetti, Piero, direi che Pasqua potrebbe essere una serie di argomenti o frazionato argomento master, però frazionato anche nelle prossime puntate, perché da dire di differenze tra Stati Uniti e Italia anche a livello di festeggiamenti e di avvicinamento alla Pasqua magari è simile per certi versi, ma è diverso per altri, insomma. Comunque, no, quello di sicuro, su questo non ci sono dubbi. Ne porteremo anche nelle prossime puntate, anche perché giustamente dici che adesso di differenze ce ne sono. La prima cosa che viene in mente però è appunto il fatto che i paesi del nord dell'Europa del nord stanno cominciando a boicottare i prodotti statunitensi. Leggevo stamattina, tra le altre cose, ci sono soprattutto in Danimarca e in Svezia hanno cominciato a mettere delle stelline nere per identificare i prodotti locali e fare in modo che la gente sia facilitata nel comprare local piuttosto che prodotti statunitensi. Vabbè, loro non ti dicano guarda, compra questo o quest'altro. Il consumatore è libero. Allora il consumatore è liberissimo dallo scegliere quello che vuole, su questo non ci sono dubbi, però diciamo è consigliato in certi sì. Diciamo, secondo me vale il detto uomo avvisato mezzo salvato, nel senso che come il meme del famoso, non mi viene il nome dello psicologo, fallo, ma se proprio devi fare un certo punto, anche no. Caro consumatore scandinavo, danese in questo caso, tu compra quello che vuoi, libero di comprare, perché non c'è mica problemi, però sappi che se vuoi comprare, se compri determinati prodotti marchiati in un modo sono locali, altri vengano dagli Stati Uniti, quindi sovvenzioni oppure dai anche una parte di soldi anche agli Stati Uniti, quindi fai te. Fai la scelta, vedi te che cosa può venire fuori da questo. Effettivamente è un buon modo per iniziare a far capire che non governano il mondo, mettiamola così. Io non ho detto niente, però stai attenti, fate voi, però insomma. E i consumatori, soprattutto al nord, di queste tematiche sono molto attenti, molto sensibili. Sì, c'è da dire anche che effettivamente prodotti statunitensi sani non è che ce ne siano poi più di tanti, chiamala così. Che arrivano in Europa? No. Che arrivano in Europa, per cui non è che facciano tutto sto grande danno a non comprarli, anzi ci guadagnano anche in salute. Vabbè, sì, come dicevamo anche in puntate passate, anche la questione di avere il tasso, la concentrazione di zucchero nei prodotti a livelli stratosferici, insomma, la dice lunga, anche perché poi l'Europa ha delle norme proprio di gestione, chiamiamo di gestione, se si parla di mangiare. Perché uno lo dice veloce sembra digestione, invece è digestione. E insomma su tutte norme abbastanza rigide sulla quantità, la concentrazione e quant'altro, quindi da quel punto di vista l'Europa ci sta molto attenta rispetto agli Stati Uniti, che poi alla fine è quasi un bomba libera tutti, fate come vi pare quasi, l'importante è rimanere in certi limiti, che poi questi limiti sono spropositati, ma questo non è dato sapere. Allora, sicuramente l'Europa ha delle regolamentazioni molto più severe per quello che riguarda il discorso del cibo, di come deve essere di come devono essere coltivati i vari ingredienti, di come devono essere anche macellate le carni e quant'altro. Su questo non ci sono dubbi. Gli Stati Uniti per contro non hanno tutte queste regolamentazioni, ma perché poi alla fine c'è anche un discorso di interesse tra virgolette medico, nel senso che più ti mantengo sano
più i medici guadagnano con varie cure di pasticche, diete, fake, assicurazioni e quant'altro. Questo sicuramente è una delle grossissime differenze fra Europa e Stati Uniti. Beh sì, sicuramente sì, senza ombra di dubbio, perché comunque il fatto di dover sopperire alla questione sanitaria e mantenerla in un centro, oltre alle assicurazioni che poi parleremo, però insomma va da sé che fanno l'effetto contrario, fanno la cosa contraria, è mens sana in corpore sano. No, il corpore sano non lo vogliamo. Sì, ma diciamo che qui per certi versi non vogliono nemmeno la mens sana, perché effettivamente sì. sono dei livelli che in questo momento sì, d'accordo, senza ombra di dubbio. Per tornare un attimino sull'argomento principale, appunto cominciamo a parlare un pochino di differenze pasquali tra Italia e Stati Uniti in questo caso. Una delle differenze che ho trovato girando per il web, cercando un pochino di argomenti da stamattina, è per esempio una parata che viene fatta a New York il giorno di Pasqua, parte alle 10 del mattino e va avanti fino alle 4, la domenica di Pasqua, che si chiama esattamente Easter Parade di New York. Ricordiamo che il Pasqua quest'anno sarà il 20 aprile. Il 20 aprile, sì, esatto. Il problema per chi vuole venire a vedere la Easter Parade è più che altro chiedersi se mai riuscirà ad entrare negli Stati Uniti. Perché? Che succede? Perché e questo è un motivo per cui anche non solo i paesi del nord Europa, ma anche alcuni altri paesi, alcuni stati europei stanno emettendo degli avvisi di possibile problema, al confine stanno cominciando a mandare indietro gente. Ma come mai? Hanno cominciato a controllare le cellulari, hanno cominciato a inviare indietro gente che potrebbe avere opinioni contrarie all'attuale presidente, hanno cominciato a mandare indietro gente che aveva green card, visti comunque autorizzati dalle ambasciate e quant'altro. Quindi attenzione se decidete di venire in qua. Cioè mettete in conto di tornare indietro, di essere rispediti indietro. Allora, quello sarebbe il meno. Ci sono stati anche casi di turisti che sono stati proprio detenuti in strutture atte allo scopo, e il che non è propriamente simpatico. No, uno va in vacanza e invece di la vacanza se la fa in prigione. Sì, non è appunto, per cui non è propriamente simpatico, però una delle tradizioni appunto della Pasqua americana è questa parata che viene fatta a New York, che nonostante duri praticamente solo mezzo miglio ricordiamo mezzo miglio chilometro, è nella realtà dei fatti un evento che dura tutto il giorno. Ecco, stavo per chiederlo, sì, mezzo miglio, ma la durata tempistiche sono tutta la giornata. Sì, praticamente sì, è quasi un equivalente della parata del ringraziamento, quella famosa di Messi che viene fatta tutti gli anni. Sì, che si vede nei film, nelle serie. Esatto, ed è praticamente una parata dove ognuno può, tra virgolette, uscire e rientrare come vuole, non ci sono biglietti di ingresso né cose particolari. Mentre quella per il ringraziamento sì, c'è il biglietto. No, quella per il ringraziamento è comunque libera, però è una parata più, tra virgolette, corta in termini di tempo, perché in realtà poi dura una mezza mattinata, e sostanzialmente è una parata dove
sì, puoi andare e venire come più ti pare, ma devi tenere conto anche del fatto che c'è molta più gente. È più gente, esatto, più confusione, più caotica. Più confusione, più caotica, per cui tendenzialmente chi ci va cerca un posto dove fermarsi e poi va. Si guarda la parata e poi va via. Se va via, insomma, sì. Ma secondo te come mai questi blocchi alle frontiere, a tutte le frontiere? Che tu allora, cioè, per esempio, io ti fermo un attimo, ma perché io mi ricordo che, per dire, è il film The Terminal, se te lo ricordi, con Tom Hanks, lo racconta bene. Al JFK a New York i controlli sono serratissimi, magari passando da Miami, dalla Florida, non lo so, magari erano meno stringenti, invece in questo caso allora che sappia io, tendenzialmente sì, che sappia io hanno iniziato a fare dei via terra prima di tutto, quindi ovviamente confine col Canada, confine col Messico, dalla Florida, eccetera. Ci si aspettava niente di diverso. Adesso stanno cominciando a farli anche negli aeroporti e appunto ci sono casi testimoniati di gente che è stata arrestata piuttosto che rimandata indietro e ha fatto anche video testimonianze di questi video. Però non sappiamo il perché, cioè o il modus, cioè nel senso tutti quelli che hanno la maglietta rossa, dico un esempio a caso, non li facciamo entrare perché il rosso non piace al presidente e quindi li blocchiamo. Questa è un'assurdità ovviamente, però non sappiamo il perché. Il modus operandi è quello classico dei controlli di frontiera che ci possono essere in qualsiasi aeroporto, a caso, dai voli internazionali. A caso, quindi se sei fortunato entri, se va bene entri, se sei fortunato vieni bloccato. E poi magari sì, se uno passa dal Canada però arriva in Alaska, una volta in Alaska sei a posto, sei negli Stati Uniti. Sì, poi c'è da capire un attimino come funziona, però tendenzialmente io la prendo larga, arrivo in Alaska, ad Anchorage, vado ad Anchorage che è in Alaska, arrivo lì, freddo incredibile, e poi dopo sono negli Stati Uniti. Se mi accettano in Alaska, sì, a quel punto lì, se ti accettano in Alaska sei a posto, poi puoi fare relativamente quello che vuoi. Ci vuole molti più soldi per arrivare, però magari uno spende di più, ma è certo di arrivare che non spende un pochino meno, ma comunque abbastanza, e poi tornare indietro o stare rinchiuso, insomma. Vabbè. No, quello di sicuro. Sì, sono abbastanza così, eventi abbastanza non pensare. Sì, non si sa perché, cioè nel senso va bene tutto, però sai, in realtà c'è da capire anche secondo me quanto effettivamente vogliono impedire alla gente di venire e quanto effettivamente si rendano conto che così facendo il turismo va letteralmente a quel paese. Beh, si dice uno più pur di non rischiare non va. Perché tendenzialmente è quello che sta già succedendo. Ma quindi bisognerà che tu aspetti un po' che si calmi la situazione per tornare in Italia, perché magari tornando in Italia va bene, ma se devi tornare lì dove abiti tu, magari ti dicono no, torna da dove sei venuto, parte no, perché tu hai un'altra situazione, quindi non dovrebbe esserci alcun problema, però. Ma allora, sai, noi abbiamo un'altra situazione perché comunque abbiamo la green card, ma da lì a dire che non ci sia problema è un parolone, perché poi okay. È comunque un visto. Vabbè, certo. Vabbè, allora rimani lì. Proverò io a venire in America, proverò io a esportare a venire da te. Alla fine si fa smart and healthy, non differenze, ma solo Stati Uniti, perché non mi faranno tornare poi. Sarebbe anche Ganzo, Ganzo perché stiamo facendo pura accademia,
se chi entra negli Stati Uniti si entra ma non puoi tornare a casa, quindi sei fregato. Ma sai, quello la vedo abbastanza duretta, nel senso che sì, comunque cioè, a meno che l'Europa non chiuda completamente le frontiere con gli Stati Uniti, e potrebbe succedere certo, come si stanno mettendo le cose, ma altrimenti la vedo dura che possa, cioè che tu non possa tornare indietro partendo da qua. No, infatti diventerebbe un attimo più complicata come cosa. Sì, e stati, nazioni, a parte, vabbè, però strano anche l'Italia sia coinvolta, però molto probabilmente perché è dentro il discorso Europa, ma accedere gli Stati Uniti non hanno amici, quindi da qualsiasi nazione vieni è uguale. Sì, allora è vero anche che effettivamente tu dici strano che l'Italia sia coinvolta, però è vero anche che comunque c'è tanta gente che dall'Italia va verso gli Stati Uniti tutti gli anni. Certo, sì. Quindi è ovvio che alla fine ti dicano sì, ok, sta attento perché sennò è un problema. Cioè, io sinceramente sarei molto più per dire ok, io cittadino italiano prima di andare negli Stati Uniti ci penso su 20 volte, certo, perché se mi devo trovare al confine e magari perdere semplicemente solo i soldi perché ho pagato un volo e mi rimandano indietro, peggio ancora se devo essere arrestato perché non ho fatto niente, ma anche no. No, certo, ma questo è il pensiero di diversi, ho letto qualche commento sui social, sì, questo è il principale pensiero, è quello di non voler rischiare. Ma è giustamente poi direi. No, certo, mica ne facciamo una questione di Stato, ecco. Sì, magari in questo caso sì, ma non noi. No, noi non c'entriamo niente da questo punto di vista, però sì, effettivamente non ne vale la pena. Cioè. Ma no, non ha senso. Non ha minimamente senso. No, assolutamente perché forse perché hanno paura che vengano importate le uova di cioccolato. È quello. Non vogliono le uova di cioccolato. Non vogliono l'importazione delle uova di cioccolato negli Stati Uniti, mettiamola così. Nonostante anche negli Stati Uniti qualcosa di uova ci sia, vero? O no? Allora, c'è qualcosa di uova, sì, tranquillamente. È anche una delle tradizioni pasquali, tra le altre cose, quello di far fare ai bambini una sorta di caccia al tesoro con uova che hanno, tra virgolette, nascosto in precedenza i genitori, ma che poi sono state fatte dipingere ai bambini stessi. È una tradizione proprio della mattina di Pasqua, cioè il coniglietto pasquale che nasconde le uova nei giardini e i bambini vanno a cercarle e si divertono a cercarle. Sì, la Disney con i cartoni animati ha fatto scuola, insomma. Quindi... Sì, fondamentalmente sì. Quindi non vi mettete in viaggio per ora, se volete andare negli Stati Uniti, cioè se è per lavoro, magari se uno ha il visto di lavoro sì, non è che sì e no, nel senso ci sono stati anche casi di anche lavoratori, l'ultimo ricercatore francese che è stato bloccato alla frontiera proprio brutalmente. Vabbè, ma è francese, non fa test. no, salutiamo gli amici francesi. I nostri cuginetti non fanno test, no. No, vabbè. Diventa un attimino complicata una cosa, sì, non è proprio il massimo. Io non capisco, non voglio capire. Potrei anche cercare di trovare un ragionamento, fare un ragionamento logico, ma non c'è perché è indistintamente coinvolge tutti, quindi sì, perché sì. Allora,
alla fine coinvolge tutti, perché non è che hai una ragione vera e propria per cui questa gente viene bloccata. No, tutti tranne personaggi istituzionali. Sì, vabbè, diciamo di sì. Dubito che il Presidente della Repubblica, non solo italiana ma anche francese o il cancelliere tedesco, venga bloccato. Magari viene fatto diciamo che probabilmente non viene nemmeno invitato a quel punto. No, va bene, no, cioè, una persona sì, ma non facciamo nomi, lo dico dopo. Me lo dici in privata sede, va bene, ok. Lo dico dopo. Penso di aver capito, ma una persona sì. Sì. Sì, puoi puoi facilmente intuirlo, però vabbè. È così. Sì. Senti, caro Piero, siamo arrivati alla prima pausa. Mi dispiace dirlo perché gli argomenti qui sono caldi, sono croccanti, iniziano ad essere abbrustoliti. Abbastanza. Si parla di mangiare, spengiamo il fuoco. Non abbiamo cucine qui, qui in studio da me, qui in studio, ma Piero forse, ma qui in studio non ho. Vabbè, io ce l'ho perché sono qui a casa, però effettivamente. Appunto, quindi diciamo che gli argomenti sono croccanti, ma li abbiamo presi da asporto. Sì, così. Decisamente. Per ora li trattiamo così, poi vediamo cosa succede dopo. Mi è venuto in mente anche il nome di un possibile programma o spin-off, però vabbè. Sono roba che mi viene in testa a me. Vabbè, potrebbe essere anche un'idea, si sa mai. Bene, detto questo, noi andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo. A presto. Sembra da aspettare 1000 anni. Vabbè, alla fine sarà solo qualche minuto, dai. Sì, esatto, tra pochissimo. Ciao. Eccoci rientrati, cari amici, qui su Radio Centro Web, Smart and Healthy, con Piero negli Stati Uniti e il sottoscritto in Italia. E ciao di nuovo Piero, tanto eravamo a chiacchiera. Buongiorno. Eravamo a chiacchiera nell'intervallo e abbiamo deciso, visto che l'argomento con cui abbiamo iniziato è la Pasqua, perché tra un mese sarà Pasqua, tra un mese poco più perché sarà il 20 d'aprile, quindi sarà Pasqua, avvicineremo la Pasqua non tanto dal punto di vista religioso, perché noi vogliamo rimanere sulla laicità più ampia possibile, però, sì, però è vero. Anche perché poi non sappiamo effettivamente se chi ci ascolta magari è religioso, non lo è. No, infatti, ma una cosa che accomuna tutti è il mangiare. Infatti Smart and Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame, ma per Pasqua l'essere fit non conta. Non esiste, ma quello è in tutte le feste alla fine. E infatti, visto che noi continuiamo a parlare di mangiare e di Pasqua, ho chiesto a ChatGPT: mi fai un elenco dei dolci pasquali italiani europei tipici? C'è solo l'imbarazzo della scelta, effettivamente. C'è l'imbarazzo della scelta, perché allora ora facciamo un elenco. Quella più famosa in Italia è la colomba, che viene venduta un po' dappertutto, praticamente simile al panettone come impasto, sì, ricoperto con le mandorle, di zucchero, insomma. Poi se andiamo più nello specifico, ne andiamo per dire in Campania, e andiamo per esempio a Napoli, c'è la famosissima pastiera napoletana. Quella è molto buona, sì, l'ho assaggiata più che altro perché, avendo nonna di origine napoletana, era uno dei dolci pasquali E allora giochi in casa. Hai giocato in casa una vita. Parecchio, sì, decisamente. Hai giocato in casa una vita, e di difficile digestione, ma buonissima, ragazzi. No, di lunga digestione, no, difficile no, ma di lunga digestione. Di lunga digestione, però effettivamente ne vale la pena. Rispetto alla prima parte, qui digestione è tutta attaccata. Prima era digestione, ora è digestione e la pastiera napoletana. Poi, da non confondersi, questo per i meno avvezzi, che gli struffoli sono per il periodo natalizio, quindi solo la pastiera.
Sì, che poi tra le altre cose ho scoperto da un po' di tempo che gli struffoli non sono solo tipici napoletani, ma sono tipici più o meno del meridione in generale. Ah, del sud Italia? Sì. Del sud Italia, perché comunque con differenti nomi ovviamente, ma vengono preparati per esempio anche in Abruzzo, Molise, quella zona. Bene, rimanendo nel sud d'Italia, vabbè, come non ricordare la cassata siciliana, fatta di pasta di mandorle, ma quella la mangiamo sempre. Poi c'è in Umbria, non so se si pronuncia giustamente o meno, ciaramicola o ciaramicola, non lo so, che è una ciambella di colore rosso imbevuta di Archemes, che è un liquore che viene usato anche per la zuppa inglese, per roba simile, e ricoperta da una meringa bianca e decorata con confettini colorati. In Toscana, per esempio, famoso è il pan di Ramerino, infatti io ovviamente mio nonno che pan di Ramerino come se non ci fosse un domani, e la famosa schiacciata alla fiorentina, anche se qui ci sarebbe una diatriba perché i puristi la vogliano non ripiena, cioè quelli più golosi ci metterebbero la crema chantilly come se piovesse, non ci fosse un domani, esatto. È come se ci fosse un domani, e quindi vabbè, insomma dipende dalla golosità, poi ci sono le varianti, è chiaro che poi dipende anche dai gusti. Ritornando nel sud Italia, in Puglia c'è la scarcella, che è una ciambella o un biscotto decorato con uova sode, glassa e zuccherini colorati. E se no in Calabria c'è la cuzzupa, dolce lievitato che incorpora uova sode nell'impasto, anche qui simbolo della fine. Qui c'entra un po' il discorso religioso perché è la fine del digiuno quaresimale, ma poi secondo me alla fine uno la mangia uguale. Sì, alla fine direi di sì, non dubito che non venga mangiata. No, chi segue il rito religioso la mangia a fine quaresima e chi no lo mangia. Lo mangia comunque in ogni caso, poi, non c'è problema. Andando in Sardegna invece ci sono i pardulas, che sono dolcetti a base di una sfoglia sottile ripiena di ricotta, zafferano e scorza d'arancia. La caratteristica forma a cestino. Quindi, e poi infine, per finire con l'Italia, ma questa è una breve rassegna, non è che si chiama cotto e sgranato, non è cotto e sgranato, ma è smart and healthy. Andiamo in Friuli. C'è la pinza triestina, che è un pane dolce lievitato dal sapore agrumato, molto probabilmente perché ci mettono nell'impasto gli agrumi, tradizionale proprio del periodo pasquale. Questo per quanto riguarda solo l'Italia, perché avrei anche la lista europea. Vabbè, possiamo portare avanti anche la lista europea a questo punto, perché giustamente proviamo tanto per farvi venire in Europa. Questo è solo per farvi venire fame, perché stiamo soffrendo e vogliamo che siate solidali con noi in questa che soffriate con noi. Sì, siate solidali in questo avvicendamento culinario, dolciario, culinario. Allora, dolci pasquali europei, ma qui me ne ha fatti un elenco di 6, secondo me, infatti mi ha messo la Russia, però insomma secondo me, allora c'è nel Regno Unito ci sono gli Hot Cross Buns, come insomma non so, la pronuncia sicuramente sbagliata, ma Buns, scritto Buns, tanto per rendere l'idea, perché tanto i nostri amici ascoltatori sono anche poliglotti. A parte quello, noi solo persone di un certo livello, più basso no, però non ci vedono il labiale, quindi devono fare tutto con l'audio. E praticamente sono panini dolci con l'uvetta, aromatizzati con cannella o chiodi di garofano, decorati con una croce di glassa sulla superficie. Buoni. Poi andando in Spagna, anzi in Catalogna, però è vero anche che ci sono, non è solo Catalogna ma anche i paesi valenziani e più a sud verso la regione di Murcia,
la Mona de Pasqua, che non è in Veneto Mona, che è un'altra cosa, e non la ripetiamo, ma è una ciambella. Siamo politically correct. Sì, siamo in fascia protetta. Esatto, quindi non conviene. Esatto, non diciamo niente. Però è una ciambella con al centro un uovo sodo tipica delle regioni della Catalogna, appunto dei paesi della comunità valenziana, simbolo del dono che interrompe l'astinenza, anche qui quaresimale. Ricordiamo che in Spagna, nella penisola iberica in generale, la religione cattolica è molto molto sentita. È molto sentita. E poi abbiamo la pinca, che è tradizionale in Croazia e in Slovenia. Io penso ci siano anche delle varianti. Bisognerebbe chiedere alla moglie del patron, che è di origine albanese, quindi magari ci può elencare qualcosa. Qualche cosa lei, tipico loro anche, sì. Sì. E magari questa pinca, visto che è tradizionale in Croazia e in Slovenia, suppongo che ci siano delle varianti per tutti i paesi dei Balcani. È un pane dolce rotondo con una croce incisa sulla superficie, associato anche questo alla celebrazione della Pasqua. Poi nella parte, ora è vero, non possiamo nominarlo, ma insomma nei paesi legati alla Russia, legati a quel blocco lì, diciamo così, che è la Pashka, che non so se penso che sia anche qui ci saranno delle varianti, perché sicuramente in Russia la fanno in un modo, in Bielorussia la fanno in un altro, in Ucraina la fanno in un altro, senza entrare nel discorso dei conflitti, ma qui si parla proprio solo di mangiare. Ma anche in Georgia o nei paesi sul Mar Nero magari ci sono delle varianti anche di questa pashka, che è un dessert a forma di piramide a base di questo tvorog, che è un formaggio fresco insaporito con spezie e frutta candita, decorato con simboli religiosi tradizionali. E anche qui, ma infatti lo stavo leggendo, anche qui c'è la pashka ucraina, è diversa infatti, perché è un dolce lievitato alto e soffice, aromatizzato all'arancia e arricchito con uvetta, con una croce intrecciata nel centro, quindi è un po' diversa. Ci sono delle varianti, magari è lo stesso nome, sì, con ingredienti diversi o ingredienti diversi, l'impasto fatto in una maniera piuttosto che in un'altra. Anche lì il fatto del mangiare alla fine unisce tutti, non è necessario che si debba parlare necessariamente di guerra o non di guerra. No, infatti il cibo, il mangiare unisce tutti, non c'è storia. Anche concludiamo questa breve rassegna, perché alla fine ci sarebbe anche parecchie altre alla fine. Sì, ora non mi ha elencato la Germania, ora provo a vedere un attimino, ma intanto parliamo dello zureki, che è un pane dolce intrecciato aromatizzato con il malepi, che è una spezia ricavata dai noccioli di ciliegio selvateo, spesso decorato con uova colorate di rosso. È un dolce tipico della Grecia, che anche lì a dolci e miele ce ne vanno come se non ci fosse un domani. Loro non hanno remore a elargire miele, loro miele buono. Alla fine il miele è comunque uno degli zuccheri più sani, è il prodotto diretto delle api, di quello che fanno le api, quindi sostanzialmente non è che è molto meglio rispetto a tanto zucchero che si compra normalmente al supermercato. No, ma infatti è buono, infatti, con il miele e lo yogurt greco con le noci, molto semplice, ma buono. Sì, buono. Io che sono goloso, buono, ho riscoperto il miele anche grazie a questo. Allora io mi sono permesso, mentre stavamo parlando di miele e ancora non ha finito, perché siamo al settimo dolce, settimo, ok, perché mi ha fatto un elenco, no? ChatGPT, ma la Germania? In Germania la Pasqua è celebrata in Germania la Pasqua è celebrata con diversi dolci tradizionali legati sia alla festività religiosa che alla primavera. Quindi, dolci pasquali tradizionali tedeschi. Allora, abbiamo l'Osterlam, chiamato anche agnello di Pasqua,
che non ha niente a che vedere con, cioè, ha a che vedere con la carne l'agnello. dell'agnello. No, niente, ma ha la forma dell'agnello dolce, è un dolce a forma di agnello, preparato con un impasto simile al pan di Spagna o al ciambellone, spesso spolverato con lo zucchero a velo o decorato con la glassa. Non male, direi. Poi abbiamo l'Osterkranz, che è una corona di Pasqua, è un dolce lievitato a forma di corona intrecciata che può contenere uvetta, mandorle, frutta secca o glassa, a volte decorato con uova sode, insomma, anche questa. Poi abbiamo l'Osterzopf, perdonate la pronuncia. Sarebbe? È una treccia di Pasqua, è un pane dolce intrecciato, simile allo zureki che dicevamo prima, profumato con la vaniglia o scorza di limone e talvolta anche arricchito con uvetta, spesso spennellato con tuorlo d'uovo anche per dargli un po' di colore e di consistenza e cosparso di zucchero. Poi abbiamo la Karottenkuchen, che è tradotto alla lettera la torta di carote. È una torta primaverile legata anche questa alla Pasqua, perché poi la Pasqua il periodo della Pasqua avviene sempre nel periodo di primavera, che sia marzo o aprile, insomma, grosso modo è quello. Il periodo è quello, sì, esatto, il periodo è quello primaverile, è una tipica torta fatta con carote, appunto, grattugiate, noci e cannella, spesso con la glassa con crema al formaggio, quindi un misto, un contrasto, decorata con piccole carotine di marzapane o pasta di zucchero. Poi abbiamo le uova di cioccolato, anche qui, che sono spesso ripiene di praline o marzapane o liquori, e vabbè, anche questo viene fatto anche in Germania, la caccia alle uova, come dicevi prima te, che viene in America, negli Stati Uniti, sì. Stati Uniti, questa cosa. Poi abbiamo le figure di marzapane, che possono essere coniglietti, agnelli, uova o altri simboli pasquali fatti di marzapane, insomma molto, molto popolari durante la settimana santa, settimana di Pasqua, nelle vetrine delle pasticcerie. E poi abbiamo, per finire, ce ne sarebbe, secondo me ce ne sono molti altri, quella che viene chiamata Ostertorte, che è un termine generico che indica una torta decorata a tema pasquale, però può essere di vari gusti, quindi ci può essere la cioccolata, ci può essere la frutta, ci può essere la panna, ma sempre decorazioni, con le decorazioni pasquali, primaverili di questo tipo qui. Insomma, non ci facciamo mancare niente, però perché non ci facciamo mancare niente. Il problema, caro Piero, problema, che penso sia anche degli Stati Uniti, è che noi abbiamo parlato del dolce, no? Ma il dolce arriva alla fine del pranzo di Pasqua. Sì. Poi c'è il pranzo di Pasqua o il brunch, che come avviene negli Stati Uniti. Ma anche il pranzo di Pasqua di solito gliene viene date secche. È antipasto, cioè almeno 2 primi. Sì, allora, quantomeno da noi in Italia funziona così. In realtà poi qui negli Stati Uniti non è propriamente il caso, nel senso che qui fondamentalmente ci sono 2 piatti tipici, che sono o il prosciutto glassato o l'agnello fatto al forno e pinzati. Cioè, quindi gli Stati Uniti proprio vengano qua da noi, ci lasciano la pagina decisamente. Scusa, allora, tralasciando ristoranti che comunque nei periodi di festa hanno menù particolari a tema, basta pensare all'ultimo dell'anno o alla cena di Natale o alla Pasqua, appunto. Però se tu pensi che in casa di solito ci si ritrova, perché poi alla fine non tanto il discorso religioso, ma l'occasione è quella di ritrovarsi in famiglia. Sì, viene fatto un antipasto, vengono fatti almeno 2 primi, se non 3, 2 secondi, perché poi dipende. Poi si dice, no,
si dice al sud diverso dal nord, ma mica poi così tanto cioè, no, magari, per quello no, anzi magari al sud c'è molta più roba, ma la quantità nord e sud ha più diversi piatti, ok? Sì, quello è vero. Per un pranzo di Pasqua, che poi non è proprio vero, come sa, parlo molto in linea generica, ma poi le quantità sono uguali. Sì. Le quantità che vengono cucinate per Pasqua sono più o meno. E considera che il pranzo pasquale spesso non è il pranzo natalizio. No, appunto. Dobbiamo parlare delle differenze. Pasquale, o anche perché poi qualcuno invece di farlo a Pasqua fa Pasquetta, quindi lunedì di Pasqua, lunedì dell'Angelo, oppure tutte e due, quindi nella stecche prima e dopo. Sì, esatto, anche quello fatto. E quindi insomma alla fine insomma è una dura lotta contro Man vs Food. Sarà sempre una dura lotta. No, qui in realtà non ci sono tutti questi grandi piatti, ma neanche per esempio in altre festività. Alla fine c'è sempre un piatto, probabilmente due, con un po' di verdure e qualche dolce alla fine, ma particolarmente eclatante. Non è capitato anche di fare una Pasqua insieme con degli amici qui negli Stati Uniti, amici americani, e mi ricordo che effettivamente si mangiò un antipasto, un piatto, che se non mi ricordo male era il chili, e un dolce. Quindi neanche da dire chissà, che proprio come se fosse un pranzo normale, quello che per noi sarebbe un pranzo, diciamo, della domenica normale, qui per loro è più quello della festa. Alla fine non è che hanno tutti queste grandi tradizioni culinarie, ma non solo a livello, diciamo, festivo come può essere da noi, ma anche proprio a livello di cultura. Sì, certo. Anzi, spesso e volentieri negli Stati Uniti è più una questione di proprio mangio perché devo mangiare e non perché ho una cultura culinaria che mi permette di fare più piatti. Sì, oppure non c'è questa anche tradizione di magari di ritrovarsi sulle feste, come hai detto tu, piatti principali, c'è il prosciutto glassato e l'agnello arrosto, fine. Purè di patate, fagiolini, cioè verdure primaverili che possono essere appunto pure di allora, patate, però mi ha dato tre stati, cioè la Louisiana. Allora, la Louisiana è influenzata dalla cultura Cajun e creola. Il pranzo pasquale può includere piatti come il gumbo o la jambalaya, riflettendo la ricca tradizione culinaria dello Stato. In Texas, in alcune comunità, specialmente quelle con influenze messicane, è comune trovare piatti come l'agnello al pastor o altre specialità Tex-Mex durante il pranzo pasquale. In Pennsylvania, le comunità di origine tedesca possono servire piatti come l'agnello arrosto accompagnato da contorni tradizionali tedeschi. Sì, come dicevi, insomma, questo è. Sì, tieni conto, lui ti ha dato esempi di comunità che sono comunque di origine influenzate, di origine europea o di origine messicana. Comunque messicana, quindi giustamente sudamericana, quindi comunque hanno influenze da quel punto di vista. Sì, strettamente statunitense. Strettamente statunitense direi che non c'è praticamente più. Non voglio dire che tristezza, ma no, ma ogni tanto viene da dirlo proprio che tristezza, perché effettivamente se ci pensi, cioè noi siamo abituati forse troppo bene da questo punto di vista, perché comunque l'Italia a livello culinario è sempre stata un mondo letteralmente. Sì. Ma qualsiasi regione tu vai c'è esempi di cibo e quant'altro che non trovi da nessun'altra parte alla fine.
No, ma infatti e anche il resto d'Europa rispetto agli Stati Uniti, a quanto sembra, ma io penso, noi siamo italiani e quindi abbiamo una conoscenza, diciamo così, una conoscenza del repertorio culinario italiano molto vasta, che poi non neanche tutto, perché magari piatti proprio tipici che vengono più o meno cucinati al sud, magari non li conosciamo tutti, tanto per fare un esempio. Però grosso modo a livello italiano sappiamo un po' tante cose, poi insomma anche il fatto dello spostamento delle persone ha portato anche questo a farci conoscere da nord a sud un po' tutte, in linea generale, tutti i piatti che vengono cucinati in Italia, più o meno, poi chiaro, le cose più particolari magari non si conoscono o vabbè. La grossa differenza la fa anche il fatto della conoscenza della materia prima, come si diceva l'altra volta. Sì, no, certo. In Italia abbiamo un determinato tipo di conoscenza della materia prima, in Europa anche, secondo me negli Stati Uniti quella conoscenza è zero. Siamo riusciti a importare il pomodoro, ma poi loro non hanno fatto altro. Alla fine no, sostanzialmente non. Secondo me è un'escalation, no? Cioè l'Italia come core business della cucina europea, poi ci sono le nazioni del sud Europa, quindi vale a dire la Spagna, il Portogallo, la Grecia, magari anche qualche paese balcanico che comunque ha le sue caratteristiche. E poi noi abbiamo una coppia di amici, lei è serba d'origine e ogni tanto siamo a mangiare da loro e quant'altro. Effettivamente scopriamo dei piatti che non conoscevamo e che sono veramente buoni. Esatto, quindi paesi balcanici, sud Europa, e poi andiamo nord Europa, che comunque anche per posizioni geografiche hanno comunque un'offerta minore, però rispetto agli Stati Uniti è sicuramente maggiore anche in quel caso, di sicuro. Li prendiamo di tacco. Esatto, decisamente. Anzi, vorrei dire li prendiamo per la gola, ma vabbè. È vero anche che però gli americani quando vengono in Italia o comunque in Europa apprezzano la cucina che abbiamo, quindi alla fine. Certo. Quindi tecnicamente se uno riuscisse negli Stati Uniti ad avere un terreno, qualcosa dove produrre le materie prime e poi venderle non come materie prime ma trasformate in cibo, in piatti, in pietanze, o magari c'è un'idea di business, il mercato lo richiede? Potrebbe essere tranquillamente, soprattutto in questo periodo dove i dazi fanno da padrone, dazi di Trump la fanno da padrone, che chi effettivamente è in grado di poter produrre del buon cibo italiano possa avere un business. Sì, ma anche senza pensare all'Italia in sé, però anche, cioè, se uno si mette a avere degli allevamenti di pecore, di mucche, può anche pensare di produrre e cucinare poi piatti anglosassoni del nord Europa, che comunque sbancherebbe. Bene, il nostro Radio Centro Web, trasferiremo Radio Centro Web negli Stati Uniti solo per mangiare e si viene a produrre e a vendere. Sì, vabbè, quello magari un po' esagerato, però. No, vabbè, l'ho detto così, dai, bisogna essere anche leggeri, non è che. Però, insomma, basicamente, se uno si mettesse lì, altro che fast food. In teoria non sarebbe assolutamente una brutta idea, anzi. Poi, il fatto comunque di diventare più indipendenti è comunque qualcosa che sta tornando anche, tra virgolette, di moda, diciamo così, detta male. Quindi sì, vabbè. Certo, certamente.
No, poi vabbè, chiaro che andrebbe studiato il mercato, l'andamento dei prezzi, tutto anche a livello di marketing, quindi noi facciamo discorsi un po' così, un po' teorici, però visto che l'Europa ha questa grande varietà di questo ventaglio culinario molto ampio, insomma a quest'ora è la fame fa venire questi termini. È la fame che comincia a farsi sentire, sì, effettivamente. Sì, il pre-merenda. E comunque, a parte le battute, tanto siamo in chiusura, quindi possiamo dirlo. Ci possiamo permettere anche questo. Per me è pre-pranzo, per cui... Sì, vabbè, cambia l'orario. E vabbè, insomma, comunque sempre a mangiare si va, non sì, quello non c'è problema. Però avendo questo ventaglio culinario non ci sarebbero problemi quantomeno di produzione. Poi è chiaro che le materie prime vanno sapute trovare, averle di qualità e non di bassa qualità, ovviamente, però insomma, diciamo in linea teorica questo potrebbe essere un'idea futuribile. Sì, tranquillamente. No. Imparare poi a lavorare le materie prime di per sé non ci vuole tantissimo alla fine. Bene, allora chiederò ad Andrea dal radio, ci trasformiamo in azienda agricola e iniziamo a produrre come se non ci fosse un domani. Caro Piero, oltre la fame, anzi potrebbe essere un cambio di nome programma, Smart & Healthy, oltre la fame. Oltre la fame è giunto al termine. Siamo giunti al termine, caro Piero. E detto undicesima puntata. Anche di questa 11ª puntata, perché dovremo iniziare a pensare, perché noi parliamo, no? Iniziamo a parlare, facciamo ricerche in tempo reale e ci viene poi degli spunti così estemporanei. E parleremo, come si diceva prima, è il bello della diretta alla fine, no? Parleremo per ore, ma non è possibile, e quindi noi qui disattiviamo. Allora noi ci ritroviamo per la 12ª puntata, mercoledì 2 aprile, cavalliamo aprile come dicevamo a inizio puntata, e vi raccomando di ascoltarvi le puntate passate, così almeno insomma se ve le siete perse recuperate. Recuperate un attimo anche il discorso che facciamo, poi alla fine nonostante sembrano scollegate, no, sono tutto collegato, è un discorso unico, tutto collegato, tutto collegato. E niente, noi ci rivediamo mercoledì prossimo. Caro Piero, ti ringrazio come sempre. Grazie a te come al solito, e ci sentiamo settimana prossima. Smart & Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame, anche se poi diventerà oltre la fame. Esatto. Ciao.